a tutti amici, io sono Franco Aversa e come ben sanno i miei iscritti, io vado spesso in ricerca nella rete per trovare dei software, dei programmi utili a voi, simpatici, che vi accelerano il lavoro e che possono essere utili nella grafica e nell'editing video. Bene, oggi mi sono imbattuto in questa bella ragazza che vedete alle mie spalle con le ali, no, sto scherzando, è una foto e come vedete però è in animazione. Perché? Perché ho trovato questo bel software di cui adesso vi vado a raccontare. Come avete visto dal logo stiamo parlando di Photo Vibrance, un programma che nella sua semplicità di utilizzo vi permette di fare grandi cose con le foto. Abbiamo tre possibilità. Il Magic Motion, cioè possiamo andare a indicare delle aree delle foto da poter muovere in una direzione, pensiamo ad esempio alla cascata dove vediamo l'acqua che si muove mentre tutto il resto può essere fermo. Poi abbiamo un Parallax dove possiamo ottenere un effetto tridimensionale della foto con queste sue prospettive, ma dove possiamo anche arricchire e aggiungere dei video, delle particelle, altri oggetti che abbiamo in una library. E il terzo è uno Sky Replace, cioè andiamo a sostituire il cielo con dei cieli anche in movimento e anche qua decideremo noi. Ovviamente queste tre cose si possono unire e per cui possiamo muovere le nostre foto creando delle animazioni veramente efficaci. Quando acquistiamo Photo Vibrance abbiamo un sito a disposizione che ci guida nell'utilizzo. Ci saranno dei video esplicativi, degli esempi dove possiamo anche andare a scaricare le immagini prova e riprodurre il movimento della foto che è stato proposto nel tutorial. Ora vediamo una panoramica delle funzioni del software. Non parlo dell'installazione perché è veramente semplicissima, basta far partire un eseguibile, il programma viene installato e all'avvio si inserirà la nostra mail e il seriale che ci viene fornito. Ma entriamo nel programma. Come vedete abbiamo un'area dei menu dove possiamo importare un'immagine, aprire uno stock di immagini, aprire un progetto, vedere i tutorial, avere il supporto e ovviamente uscire dal programma. Ma molto più semplicemente possiamo caricare la nostra immagine qui o fare un drag and drop. Al caricamento dell'immagine viene chiesto cosa vogliamo creare, quindi un Magic Motion o un Parallax. Io ora vi faccio vedere il più facile, Magic Motion. Come vedete siamo guidati anche nella composizione e nella risoluzione della nostra foto. Qui viene messo un 16 noni con anche la guida dei terzi e qua troviamo le varie possibilità. Ad esempio, se vogliamo che questa sia una foto per Instagram o qualcosa di quadrato, possiamo cliccare quadrato o possiamo farla ad esempio per i social, Facebook in verticale. Proviamo ora a lasciarla così. Non ci resta altro che fare il passo successivo. Il passo successivo sarà quello di indicare cosa resta fermo e cosa si muove. Quindi abbiamo degli anchor che possono essere singoli o path per andare a bloccare quello che nella nostra immagine non si muoverà. Quindi vado a mettere dei blocchi sulla mia persona. Ovviamente è possibile entrare all'interno semplicemente con CTRL e rotellina del mouse. Posso spostare i blocchi, li posso rimuovere, posso andare a inserire delle frecce per muovere il mio oggetto, in questo caso la cascata. Il trucco qual è? È quello di fare dei vettori corti, non molto lunghi, nella direzione che vogliamo eseguire il movimento. Quindi andremo a fare così, semplicemente delle frecce. Una volta definito
questi blocchi e questi percorsi, possiamo premere play e vedere se abbiamo fatto corretto. Come vedete no, perché io non ho inserito sulla persona, infatti è perfetta, ma non ho inserito i blocchi nelle altre aree, e non è detto che le direzioni devono essere le stesse. Ad esempio posso andare a far spruzzare quest'acqua verso l'alto ed ecco qua il risultato. Vedete, ho tutta quest'area che si muove e questo è perfettamente fermo. Guardate il vapore con la direzione che ho dato. Peraltro avremo una velocità della nostra animazione, quindi potrà essere molto più forte o molto lenta in base a cosa preferiamo, e alla fine dell'elaborazione possiamo andare a pubblicare, quindi scegliere o un video mp4 oppure una GIF, e andiamo a salvare questa come waterfall per esempio. Ed ecco qua, guardate, anche se sono alle prime armi ho ottenuto un'animazione velocemente e con risultati veramente simpatici. Una curiosità: quando zoomiamo con la rotellina sulle foto poi possiamo far grab per trascinare la foto dove vogliamo, perché sennò ci perdiamo un pochino. Con questi due pulsanti molto semplici possiamo selezionare o grab, trascinare, rotellina del mouse per ridurre. E qui poi adesso abbiamo delle possibilità per andare a completare il nostro post con del testo, per esempio. Avremo più livelli perché potremo anche andare per esempio a inserire degli shape, quindi se il mio testo così non è molto visibile potrò andare a prendere una forma, e a questo punto entrano in gioco i livelli perché io posso rovesciare gli oggetti e in questa maniera andare a editarmi l'oggetto che desidero per averlo in primo piano. Quindi vedete che fa anche da photo editor. E la cosa ancora più meravigliosa è che a tutte queste cose possiamo aggiungere anche degli effetti, e qua ce ne sono veramente tantissimi, partendo dagli overlay che sarebbero ad esempio, non so, dei particellari, delle lens flare. Guardate cosa abbiamo veramente da poter mettere in sovraimpressione, fuochi di artificio, troviamo veramente di tutto. Qui voglio provare ad esempio nell'inserire un dust, e ecco, vedete che ora ho inserito questo sporco. Abbiamo anche vari tipi di velocità, ecco ad esempio a me piace così. E sempre sugli effetti abbiamo anche delle animazioni da poter inserire, e quindi possiamo anche andare a mettere, non so, un vetro che si rompe, piuttosto che mettere delle fiamme arcobaleni, fumi. Se ad esempio vogliamo aumentare l'effetto dell'acqua che evapora, potremo andare a prendere, come vedete, questi effetti e andarli a posizionare. Possiamo ad esempio in questo caso posizionarne uno dall'altra parte ed ecco il nostro risultato. Adesso io qua ho fatto a caso senza sapere, avete capito come funziona. E questo qua diciamo è la parte di animazione, indicando questo movimento magico. Tra questi effetti c'è anche uno sky replacement, per cui possiamo andare a inserire un cielo e dobbiamo disegnare una maschera. Avete visto, sono entrato in maschera, scelgo un pennello e posso disegnare dove sarà il mio cielo. E ecco, ho abbassato un pochino la scritta per farvi vedere la sostituzione del cielo. Ovviamente poi il movimento sarà fluido e possiamo andare a regolarne, come vedete, la velocità. Sul sito trovate tantissimi esempi di animazioni sulle immagini.
Ora proviamo invece velocemente un parallasse, quindi ho caricato la foto, scelgo parallasse, ecco qui la nostra foto, lasciamo sempre una risoluzione che vogliamo, questa volta lo voglio fare quadrato e ovviamente posso centrare il quadrato dove desidero. Andiamo avanti, come vedete ci siamo guidati. Cos'è? La prima cosa che bisogna fare è tagliare un oggetto, in questo caso per la parallasse andremo a tagliare la ragazza, quindi cut new object e con il cursore, non so se vedete, sto andando a ritagliare, i punti sono editabili, ne possiamo aggiungere o possiamo cancellarne. Come prima posso entrare dentro per andare, come vedete, a editare meglio un punto. Passo successivo, possiamo nominare il nostro livello, ad esempio ragazza, e andiamo oltre. Cosa succede? Vedete, abbiamo il nostro background senza la ragazza. Ovviamente il nostro background senza la ragazza non ha nulla di fotografato dietro la ragazza. Quindi possiamo incominciare a dipingere con un pennello come un clone, come siamo abituati in altri editor, per andare a completare la figura della ragazza. E poi fermiamo e andiamo avanti. Il passo successivo è quello di muovere i layer o la telecamera. Come vedete questa è la mia telecamera, guardate abbiamo subito l'effetto. Ovviamente dobbiamo aver margine, per cui vi consiglio con il quadrato magari di stare più all'interno, ma come vedete possiamo andare già a registrare questi punti. Ovviamente possiamo ingrandire con la telecamera e in questa maniera l'effetto sarà ancora più bello. Abbiamo una rotazione dell'immagine, uno scale, poi registriamo un altro keyframe, lavora a keyframe, quindi possiamo fare anche un movimento diverso e andiamo, in questo caso io voglio stringere, buttare tutta la ragazza di qua, ruotare, mettiamo in play per vederlo e vedete, ecco qua la telecamera che entra e ruota e come vedete il fondo è indipendente dalla ragazza. E anche qua, una volta stabilita l'animazione, possiamo andare a inserire quelli che sono testi, effetti. Io voglio prendere questo molto particolare. Ovviamente questo è solo un piccolo assaggio, perché vi ho detto non era un tutorial, ma ritagliando più oggetti, ci sono degli esempi spettacolari, possiamo avere più parti in parallasse. I progetti possono essere salvati e quindi possono anche essere aperti. Vi faccio vedere Open Project, un progetto di esempio che potete anche trovare nel sito. Ecco qua abbiamo diversi livelli di una foto, un testo e degli overlay. Mettiamo ad esempio in play questa animazione e come vedete c'è una zoomata della telecamera, questo particellare, e come vedete la telecamera va e viene, quindi non è solo un movimento di zoom in ma unisce più movimenti. E come avete visto anche qua sotto c'è un'altra sovraimpressione di fumo. Bene, spero che questo programma vi piaccia, andate a curiosare. I prezzi non li dico perché magari possono cambiare nel tempo, ma ci sono due proposte per un abbonamento annuale. Come ogni tanto c'è una proposta a minor prezzo, una tantum, per cui vi consiglio di andarli a vedere direttamente online. Non è un programma costoso, quindi secondo me vi facilita con pochi clic di creare tutte queste animazioni difficili da realizzare in così breve tempo in altri programmi e così in maniera simpatica. Io vi ringrazio di avermi seguito, ricordatevi di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella e ci vediamo prossimamente con dei tutorial. Ciao!
Ciao e grazie!